La leggenda vuole che a fine giornata di ricerca, quando uno è stanco, ecco che trova delle sberle del genere. Fa un po' venire un po' di frenesia, chiamata anche febbre dell'oro. Nella puntata di mercoledì scorso, a cui vi rimando, vi ho parlato delle 3 più grandi pepite d'oro che ho trovato finora e della loro storia. In questa avventura invece andremo a trattare del momento in cui ho ritrovato l'ultima grande pepita d'oro della stagione aurifera 2021. Preparatevi! E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. L'obiettivo di questa avventura è quello di comprendere dove lungo questa asta per quanto riguarda il Pickerton Creek si può trovare ancora dell'oro. Infatti nelle scorse puntate abbiamo trovato già circa un paio di grammi in questo nuovo rio. Ci troviamo in provincia di Cuneo, un'area non conosciuta per la presenza dell'oro, ma stiamo trovando a mio parere interessanti scoperte per quanto riguarda questa serie di campionature aurifere da aggiungere alla nostra collezione. Quando parlo di campionature parlo di raccolte, in questo contesto di granuli, pagliuzze e pepite da aggiungere tendenzialmente a una o più provette afferenti a un nuovo fiume che non vi è ancora la vostra collezione. Di solito si va a cercare e accumulare una data quantità prima di arrivare a completare la campionatura e quindi passare successivamente a un'altra località di ricerca. Ovviamente nel momento in cui cercherete anche voi l'oro avrete a che fare spesso con delusioni e sconfitte e già trovare qualche granulo potrebbe essere fonte di importanti soddisfazioni. Quindi anche qualche granulo in un contesto di ricerca come questo molto difficoltoso potrebbe obiettivamente già far parte della vostra collezione, anche se non rientrerebbe nel proprio il termine di campionatura. Quando parliamo di campionatura quindi parliamo di oro tendenzialmente in questo contesto, anche di altri minerali pesanti tra cui gemme che potreste trovare in questo contesto di ricerca. Parliamo in generale, soprattutto qua in Italia, in Piemonte, di rii montani in cui la ricerca è condotta attraverso la prospezione e l'estrazione di sedimenti pesanti che si accumulano all'interno di fessure del bedrock naturale. Facendo quindi un breve recap delle tecniche che oggi andremo a utilizzare degli strumenti, siamo sul Pickerton Creek, un fiume in questo contesto io definirei rio montano. Cerchiamo io Luca dove affiora il bedrock roccioso, in sostanza la roccia che compone la montagna. In questo contesto è dietro di me, è composta da un micascisto talvolta quarzoso e talvolta invece grafitico. In questo ambiente di ricerca dove vi è la grafite dentro una roccia tendenzialmente vi è disponibilità di oro, perché le rocce ricche in grafite sono delle naturali riserve talvolta di pirite aurifera e di conseguenza la pirite alterandosi libera loro nei sedimenti circostanti. Queste sono teorie giacimentologiche, le ho già comprovate sul terreno in diversi altri episodi, però ovviamente necessiterebbero di altri studi, soprattutto a livelli accademici. Quindi ora quello che voglio andare a fare è raccogliere un po' di oro in questa nuova porzione di questo rio del Pickerton Creek da aggiungere alla mia collezione. Prendiamo i piatti setacci, o due strumenti come scovolini per grattare le fessure e andiamo alla ricerca del metallo prezioso. Allora ragazzi, il primo piatto non ci ha dato molte soddisfazioni, in realtà non ci ha dato proprio niente, però adesso sto andando a lavare questa superficie del bedrock roccioso, fiducioso che è il fatto delle piene, che l'acqua abbia dilavato i sedimenti che cadono da lassù, precisamente proprio qua sopra accanto al fiume. E ragazzi, ho già ricevuto una sorpresa che ora vi farò vedere in dettaglio dove si trova. È molto peculiare il fatto che questa pepitina si trova a contatto con una vena di quarzo. Sicuramente il quarzo è un minerale molto più duro di tutti gli altri circostanti, come esempio le miche, però devo dire la verità che tendenzialmente l'oro deriva anche dal quarzo, soprattutto quel quarzo più ricco in
Questa è stata la prima traccia della presenza dell'oro lungo questo tratto del Pickerton Creek. Una bella pepitina appoggiata proprio accanto a una vena quarzosa con un po' di pirite. Ci ha fatto ben sperare. Però, di per sé, non era nulla di che. Proseguiamo in questa avventura. Ragazzi, la giornata procede, voglio un attimo parlarvi di un piccolo strumento secondo me molto utile che tutti voi potete avere accesso, sostanzialmente un marsupio. Voi mi prenderete in giro sicuramente, ma un marsupio può essere quanto di più utile in questo tipo di ricerca, perché potete porre all'interno intanto la boccetta e altri piccoli strumenti che nel caso potrebbero esservi molto utili, soprattutto per raccogliere le pepitine d'oro che prima vi ho fatto vedere. Infatti abbandonare lungo il posto di scavo oggetti importanti, soprattutto quali per esempio la boccetta contro l'oro, mi è già capitato sostanzialmente di perdere quello che vi era all'interno. Riporre invece le cose all'interno di un marsupio può esservi molto comodo per averle sempre appresso voi, per prendere strumenti nel caso che vi servissero. Vi faccio vedere meglio. In questa taschina davanti ho diversi strumenti, quali per esempio sempre con me questa pinzetta per raccogliere pepite d'oro, la provetta che ogni volta si spera di trovare qualcosina da aggiungere, e poi un sacco di roba, tra cui petroline, vetri e vari oggetti che vado a trovare nel corso delle mie avventure lungo i fiumi. Nel caso anche voi foste interessati ad uno strumento simile, vi lascio qua sotto un link nel dettaglio per il mio negozio su Amazon. Ricordate che voi questi link, una volta che acquistaste degli oggetti su Amazon, non vi costano nulla in più, ma andreste a sostenere il canale. Adesso rimettiamoli a posto perché non voglio perderli, il marsupio serve proprio a quello. Ragazzi del giorno, siamo nel pomeriggio, siamo fermati un po' più a monte dove speriamo vi possa essere un po' di oro. In particolare alle mie spalle ho una fessura abbastanza ampia ma coperta da massi diciamo di modeste dimensioni, ma che riesco ancora a spostare per andare a coltivare il sedimento appoggiato lungo il substrato. Vi faccio vedere. Il fiume procede da monte verso valle. Luca adesso si è instaurato in questa postazione, in questa claim, e sta andando a dilavare i sedimenti tra una roccia e l'altra. Stiamo facendo una tecnica chiamata crevicing. Quindi adesso il mio obiettivo sarà togliere questi massi, togliere tutto ciò che c'è sotto, lavare tutti i sedimenti a contatto col bedrock e speriamo di trovare qualcosa. Anche perché oggi è andata abbastanza magra. Abbiamo trovato un granuletto bello, però nient'altro purtroppo. Del resto non è sempre Natale. La ricerca dei minerali per me, e soprattutto la ricerca dell'oro e delle gemme in Italia, è prima di tutto una sfida con me stesso, una sfida alle mie conoscenze. Ci vuole infatti molto studio, molta dedizione, molta passione per giungere dopo molti tentativi e soprattutto tantissime sconfitte a dei risultati. E oggi in questo video, finalmente, voglio condividere con voi questa grande soddisfazione. Questa pepita d'oro non è la più grossa della mia collezione, ma ha un significato che trascende il suo mero valore. Ragazzi, abbiamo trovato una pepita d'oro molto grande al Pickerton Creek. Eravamo quasi alla fine della giornata di ricerca, finora pochi granuli e poi il miracolo accadde. Ragazzi, ancora non ci credo, l'ho solo intravista nel piatto e diamo a Luca l'onore di svelarvi questa grande pepita. Sapete solo che potrebbe non entrare all'interno della provetta e non dico altro. Momento agitazione. A Luca l'onore, probabilmente questa è la più grande che abbiamo trovato finora al Pickerton Creek. Eccola là. È la grezza. Già. Quella è uscita adesso dalla... Sì.
dalla fonte. E questa è grossa, Questa è l'unica- Ragazzi, pazzesco. Comunque una ottima soddisfazione. Questa andiamo poi a pesarla a casa. Andiamo ancora a vedere un po' il microscopio. Luca sicuramente un pelo geloso lo è, però ragazzi vi dico subito, oggi abbiamo trovato poco niente e alla fine giornata questa sberla. Quindi diciamo che è una condivisione di felicità. Ragazzi, siamo arrivati anche al termine di questa avventura, spero che vi siete divertiti con noi. In ogni caso io vi ringrazio per la visione, vi rimando agli scorsi video nel caso in cui ve li foste persi e al prossimo video che lo vedrete mercoledì. Mi raccomando, non mancate alla lezione settimanale per quanto riguarda la ricerca di minerali in Italia. Dal Pickerton quindi è tutto, io e Luca vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!